Bom dia pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aventura gastronômica. A gente segue aqui na Emília-Romana e hoje a gente vai conhecer tudo sobre a gastronomia da Reggio Emília na Trattoria Probo. A gente está numa cidadezinha que se chama Bagnolo in Piano. Você provavelmente não ouviu falar, mas já ouviu falar de Parma, de Modena, de Bolonha e de Reggio Emília. A Emília-Romana é a província onde nasceu o Parmigiano Reggiano, aceto balsâmico, o presunto de Parma e muitas outras delícias que a gente vê aqui na Itália e no mundo inteiro. E por isso a região é conhecida como Food Valley italiano. Noi siamo in provincia di Reggio Emilia, ci sono molti prodotti tipici, soprattutto salumi, parmigiano e l'aceto balsamico. Siamo molto conosciuti per le paste fresche, le paste ripiene come i tortelli, cappelletti, tagliatelle. E qua andiamo a vedere quali sono i prodotti della zona un po' più conosciuti, che abbiamo il parmigiano reggiano, che noi usiamo almeno stagionato 24 mesi perché è saporito, però non è molto forte, perché noi ne usiamo veramente tanto. Dopo, quando se ne mette tanto, rischi poi che sia un po' troppo saporita, diciamo, il piatto. Poi siamo molto conosciuti per i salumi. Qua abbiamo il prosciutto di Parma, e anche questo 24 mesi, da 24 a 26 mesi, salame felino e l'aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia, invecchiato in diversi modi. Volete assaggiare dopo? Non devi chiedere mai se io voglio assaggiare. Per assaggiare sempre si deve mettere con formaggio. L'aceto balsamico si assaggia o col parmigiano oppure, se si vuole assaggiare solo l'aceto, su un cucchiaino di ceramica. Con questo è meglio. Col parmigiano è meglio, sì. Allora, questo qua è aragosta, invecchiato minimo 12 anni. Vedi che viene giù molto lentamente, come ti dicevo. È proprio cremoso. Sì, più è invecchiato più è cremoso così, vedi? Viene giù a gocce piccole e ce ne va poi poco, 2-3 gocce. Questi che compriamo nel mercato, quello di Modena che è più Sì. commerciale, quanti anni sono? Ma uno. Un anno Ma e forse basta. neanche. Forse neanche. Quello che usiamo per il condimento è questo qua. Perché sì. questo è più acido e questo è più dolce. Sì, Esatto, sì. esatto, sì. Questo qua è la stessa acetaia, però ovviamente questo non è aceto balsamico tradizionale. La dicitura è E come sappiamo? certificato da organismo di controllo e autorizzazione, vedi, ci sono tutte le diciture, e poi l'aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia è servito solo in queste boccette. Ah, sempre in questo Sì, formato. qualsiasi acetaia ha queste boccette che gli dà il consorzio dell'aceto balsamico. Assaggiamo? Assaggiamo per vedere com'è. E questo non si deve rompere il formaggio, niente. No? Non si mangia intero. È buonissimo. C'è questa mistura di salato con dolce, e anche se sente il cristallo. Sì, no? si sente. Più è stagionato e più si formano i cristalli. Infatti quello di 30 mesi, dai 30 mesi in su, se lo lasci così, diciamo, aperto così, si secca perché è molto più asciutto, no? Anche nel prosciutto si formano quei cristalli lì. Più è stagionato, adesso in qua non si vedono, però di solito ci sono dentro dei cristallini piccoli nel prosciutto sopra i 24 mesi, ed è la caratteristica che ti fa dire è un prosciutto stagionato bene, perché si formano questi cristalli che è tipo un marchio di qualità, diciamo, della stagionatura. Vuol dire che ha più di 24 mesi ed è stato stagionato bene senza accelerare le varie fasi. La cosa difficile dei prosciutti è farli stagionare in diverse stanze con diverse temperature, in modo tale da non accelerare troppo il processo, perché sennò ti trovi che magari il prosciutto all'inizio così c'è un sapore buono, dolce, poi verso la fine senti l'odore di forte di maiale quasi, di carne cruda, e questo è un segnale che non è stato stagionato bene. È arrivata mia nonna. Ah,
buongiorno! Piacere, Vinicius. Elisa. Tutto bene? Daniela! Quindi come si chiama questa ricetta? Cappelletti alla brodo. Questi sono gli ingredienti di base che ci vanno in cottura. Subito si parte con la cipolla e i chiodi di garofano. Poi si aggiunge la carne e si cuoce un'oretta e mezza. Verso la fine si mettono i salumi, perché se li metti subito prende più sapore, diventano più forti. Un po' d'olio, di semi, aggiunge la cipolla e i chiodi di garofano. Le spezie si mettono subito in cottura, nel fondo, perché esaltano di più il sapore, diciamo. Poi la quantità delle carni noi usiamo 70% manzo, 20% maiale e 10% vitello. E la cipolla non si deve rigorare. No, appena così che prende viene fuori un po' di aroma, appena, poi dopo si aggiunge la carne, subito. Perché deve stracuocere. E non è tanta cipolla, è poca cipolla per tanto che sia No, di carne, poca, sì. Quello che si sente di più alla fine deve essere la carne, ovviamente il parmigiano, perché è quello che dà poi lo sprint del sapore, diciamo, e le spezie. Quello che fa la differenza veramente nel cappelletto è, secondo me, la spezia. È proprio perché ogni famiglia usa delle spezie e le quantità di spezie diverse. Io l'ho fatto in polvere, quello lì sono spezie che erano cannella, diversi tipi di spezie, che è una ricetta segreta tra l'altro, perché sono diverse. Sappiamo che sono 7 e sappiamo che c'è cannella. Sì, c'è cannella. E noci moscate. Esatto. Se lo metti subito si può mettere anche qua, ma devi mettere i pezzi, diciamo, interi. Visto che io l'ho fatto in polvere, si mettono alla fine. E adesso si lascia fare un mailardo o no? Adesso si lascia cuocere circa un'oretta. Adesso dopo un po' che si rosola si aggiunge un po' di vino bianco per sfumare. Poi si lascia stracuocere un'oretta e mezza. Ne aggiungo un po' di vino. Quando manca circa una ventina di minuti si aggiunge la mortadella, prosciutto, si lascia cuocere altri 15 minuti. Ó, gente, ficou pronto aqui o cozimento da carne e tá bem enxuto, assim, porque agora ele vai passar aqui pelo frullatori. Poi si prende tutto e lo si passa a macinare. Ma Dio santo, questo profumo... Já é bom agora, né, amor? Meu Deus do céu, e não foi nada ainda. Gente, fui trocar a bateria e o Vinícius tá comendo. É assim. Meu, è molto buonissimo. Credo che perché la mortadella Sì, e poi il salume. il prosciutto... Assaggiamo per vedere com'è di sale. Ancora non c'è niente di sale, no? No, E neanche ha bisogno. no, sale no, perché c'è parmigiano. Bene. Ci metto un po' di spezie, Le spezie, che è un segreto della casa. un po' di Qui formaggio. tanto formaggio. Eh sì, perché non c'è sale, il formaggio serve anche per insaporire. Bravo. E le uova che servono per tenere tutto legato. Ma del formaggio più o meno è quanto del formaggio? Qui c'erano Su un 150 grammi. Sì, su un chilo e mezzo di carne, questo sarà 1,2 kg, 1,3 kg. Amor, começa a substituir as nossas receitas em casa. O sal, você troca e põe o parmegiano, tá? Isso aí, Anotou? facinho di incontrare no Brasil. Anotou? Diventa tutto buono. Con parmigiano diventa buono tutto. Gente, o perfume desse recheio, vocês não têm noção, né, amor? O perfume desse negócio é muito bom. Un po' di noce moscata anche, che non ci avevo messo. Appena un po'. E qui mangia tutti i giorni. Questo? Cucina e mangia. Qua col pane anche. Lei quando lo faccio l'assaggia sempre. Ó, Glória tá aqui, solo guardando. Prova qualità la fa lei. Ma porta il vino per fare o no? Ah sì, poi il vino. Per questo siete felici. Esatto. Isso aqui non precisa nem provar, É. questo tá bom. Senti col parmigiano come è diventato? Visto che botta? E dopo è pronto per fare i cappelletti.
e depois é só botar o sugo que a gente vai aprender a fazer agora. Un po' di burro, facciamo scaldare un po', poi mettiamo la pancetta, facciamo rosolare qua. Burro com pancetta e panna, non c'è come Tutta roba diventare Leggera. qualcosa. E dopo mettiamo anche il formaggio. La cucina reggiana è così. Per questo ti voglio il lambrusco, no? sta bene. Un po' di pepe, sfumiamo con un po' di vino bianco, poi mettiamo l'acqua. Il vino bianco è importante perché ti dà un po' di acidità. Possiamo abbassare adesso un po' la fiamma, intanto che cuociamo i capelletti, buttiamo i capelletti. Já vem, já sobe aqui, ó, pasta rapidinho, muito rápido. Lembrando que o tradicional é com brodo, né, Vi? Essa é uma versão revisitada. Um caldinho você come mais no inverno, né? Mettiamo un po' di acqua di cottura. E adesso quanti secondi per fare la mantecatura? Facciamo mantecare, quando iniziamo a vedere che è cremoso. Va bene. Un po' di formaggio. Quero saber quem tá com inveja aí, deixa nos comentários. Gente, difícil é aguentar a água na boca aqui. A hora mais difícil do dia é essa. Vai, amore. Esse prato nós vamos provar na cozinha, né? É. Depois a gente vai provar o resto lá no salão. Fresquinho, quentinho na hora. Olha como é que forma essa manteigatura deles, ó. Olha o molho como é que ficou. É impressionante isso daqui. Isso daqui é... E esse queijo, olha como ele derrete. Não tem mais queijo aqui, ó. Quase. Tô quase chorando, tanta emoção aqui. Ai. Vocês acham que isso vai estar bom? O recheio já estava bom. A pasta que é receita da nona. E esse molho com manteiga, com nata, com pancetta. Molto saporito, no? É realmente muito bom, porque ele não é tão pesado assim quanto você imagina quando vai um negócio com manteiga, com a nata, com a pancetta. É mais ou menos como um bacon. E a pasta ela é muito fina assim, você consegue, apesar dela ser fina, ela não tá molenga. Ela tá armada, então tá um pouco al dente. A gente tem muita dificuldade de fazer isso no Brasil e deixar essa pasta al dente com a pasta fresca. E aqui o recheio, a hora que você abre uma bolinha dessas daqui do capelete, estoura na tua boca assim o recheio e é muita coisa, é muito sabor diferente. Você sente o sabor da mortadela, você sente o sabor do presunto, você sente o sabor da carne, da cebola. Eu acho que esse é o segredo, porque ele coloca no final aquele presunto, aquela mortadela, então o sabor não se mistura com tudo. Você consegue sentir o sabor separado. Questo è un lambrusco, è di una piccolissima cantina di un paese qui vicino, di Correggio. Questo si chiama Vigna Nera e, come scrive anche sull'etichetta, lui scrive Lambrusco Scuro, che in dialetto vuol dire lambrusco quello scuro, quello proprio nero. In questo lambrusco i vitini sono solo Ancellotta e Salamino. Di Lambrusco ci sono tantissimi vitini, perché esiste il vitigno Lambrusco, il vitigno Maestri, il vitigno Marani, il Salamino, il Sorbara, l'Ancellotta. L'Ancellotta di solito è quella che nei Lambruschi reggiani c'è dappertutto, perché è quella che conferisce il colore. E per essere un lambrusco cosa... Allora, il Lambrusco è un vino rosso frizzante e fatto col metodo, non si può neanche definire un metodo Charmat, perché è un metodo a sé stante, è una rifermentazione naturale. Non c'è aggiunta di lieviti, niente, è proprio il Lambrusco è un'uva che vinifica in frizzante. Fermenta tanto. Esatto, è un vino che va bevuto molto giovane, adesso siamo nel 2019 e si beve il 2018. Ah, è proprio nero, che colore bellissimo. Poi sentite questo profumo di frutti proprio, questo profumo fresco, non so se io lo sento perché ho aperto la bottiglia, ma si sente questo profumo forte. Non è un vino dolce, ma no. si sente con il profumo, si arriva con qualche sensazione esatto. di... Arriva il profumo, ma il lambrusco si chiama lambrusco perché il brusc
da noi in dialetto è il brusco, l'acido. Quindi non è, in commercio spesso si trovano dei vini amabili, ma qui da noi il lambrusco amabile in realtà non è vero. Non è vero, esatto. Sì, Perché il lambrusco l'acidità. deve essere brusco. E con la nostra cucina è perfetto perché salumi, gnocco fritto, erbazzone, parmigiano reggiano, con anche i primi, tortelli e cappelletti, le tagliatelle con ragù stanno benissimo, e anche coi bolliti, perché con tutte le cose che sono grasse, perché questo va a pulire la bocca e ti lascia la bocca pulita. Questa acidità ti rompe il grasso. Esatto, rompe il è grasso. come mettere il limone sopra Esatto. qualcosa fritto. Esatto. Noi Poi- diciamo che è la Coca-Cola delle Emilie, il lambrusco. Agora a gente vai provar uma bebida que eles fazem aqui, que é uma infusão com álcool, que eles usam a noz verde. Então, em vez de usar a noz que nem a gente usa ela já seca para comer, eles usam ela verde para fazer uma bebida. E é famosa na Toscana, na Emília-Romagna, na Romagna, na Emília, tudo. Já siamo un po' ubriachi. Infatti immaginavo, ho detto secondo me... Non uscino più... Gloria è brava in ubriacare le persone. Sì, questo è il nocino di quest'anno, il 2019, si raccolgono le noci il 24 giugno, il giorno di San Giovanni, le noci sono ancora verdi, sono ancora indietro e si tagliano in 4, si mettono in una damigiana. Noi per questa damigiana abbiamo aggiunto 2 kg di zucchero, 2 litri di vino rosso e 3 litri di alcol, e poi si aggiungono tutte le varie spezie. Io ho messo i chicchi di caffè, la cannella, la vaniglia, i chiodi di garofano. Davvero l'ho dimenticato? No mamma, chicchi di caffè, vaniglia, cannella, chiodi di garofano, la scorza di limone. Ah, la scorza di limone. E adesso non so se riuscite. Questo si fa a giugno A giugno, poi e è pronto per bere? allora per bere sarà pronto tra 2 anni. Noi lo lasciamo 2 anni, poi c'è chi lo beve subito. Per 2 anni si fa così? No, allora così noi lo facciamo fino a Natale. Poi a Natale si lascia riposare. A Natale lo filtriamo, togliamo le parti solide e lo mettiamo dentro dei bottiglioni da 2 litri e lo lasciamo lì almeno un altro anno. Il perfume è buonissimo. Si sente però ancora un po' l'alcol. E questo che stiamo servendo in questo momento è quello del 2016. 2016. E la colore è proprio nera. Sì, invece questo avete visto è ancora un po' verde. Senti l'odore che c'è già meno alcol. Sì, davvero. E questo è un digestivo. È un digestivo, sì. E come si beve? Così o... No, piano. Noi una Lo volta. bevi così, dopo stai qua tutto il giorno. Ah, la casa è qui, abbiamo il letto davanti. È molto buono questo game. È un amaro non fortissimo. Ma anche non è amaro, questo no? Quando si secondo me- aspetta um amaro, é um amaro. Acho que eu preciso provar para poder explicar para vocês, Vinícius. Não tá conseguindo. É buonissimo. Ma non è amaro. Não, é licoroso, não é um licor bem... Sì. Perché non viene fatto, cioè in genere gli amari, quelli proprio amari, vengono fatti con le erbe, Sì. che vengono messi in fusione, invece questo che viene fatto con la noce non è un amaro classico che però è il nostro liquore che È in buonissimo. tutte le case dei nonni c'era. Mi piace davvero. Nocino. E questo non si può comprare, no? Deve fare. No, No, lo vendono anche. Sì? Sì, lo vendono anche. E come tutto ci sono varie qualità. Questo è il problema. Questo non si può comprare. Questo non si può comprare. Gente, agora a gente vai comer o resto do capelete, que tá muito, 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 muito bom. Mortandela, amor? Mortadela. Mortadela. Bom, a mortadela, a zona DOP da mortadela vai longe. Mas o berço dela é aqui na Emília-Romagna. E eles dão uma entradinha com a mortadela típica daqui. Vamos provar agora, mas eu não tenho dúvida que isso aqui tá bom. O cheiro...
É muito bom, né? Até a mortadela ruim que chega no Brasil é boa. Imagina a mortadela boa daqui como é. Qui abbiamo il salame che avete visto prima, il prosciutto di Parma, prosciuttificio Sant'Ilario, l'erbazzone e il gnocco fritto. Il gnocco fritto è tipo un pane fritto, si mangia con le mani, si mangia tutto con le mani. Prendete il gnocco fritto, ci mettete dentro una fettina di salame o di prosciutto, lo piegate tipo a panino e si mangia così, con le mani. Grazie. Grazie. Prego. Eu gostei que ela deu a explicação. Isso é muito bom. Porque às vezes a gente não sabe como comer, né? E aposto que não acontece só com a gente não, porque a gente chega nos lugares aí, como é que come isso e tal, e ela fala, come com a mão, coloca ali, show de bola. Então vamos provar. Olha lá. Gnocco frito, Gnocco frito. que é uma massa, não é uma massa de pastel, mas é uma massa um pouco parecida. Ela parece muito, vai. E aí você corta em quadradinhos, assim, é massa e frita. É um pastel de vento. Daí você pega o presunto, coloca aqui no meio, segundo as indicações da Glória, fecha e manda. Esse presunto é muito bom. Eu não sei, a gente vai nos lugares certos, né? Porque sempre o presunto que a gente come é bom demais. Verdade, amor. E esse presunto é cortado bem fininho e ele tem esse envelhecimento que eles fazem, como ele estava explicando, do jeito certo. Ele dissolve na boca, você começa a sentir os sabores assim, muito bom. E com gnocco frito, então, não pode comer todo dia, mas quando pode comer é bom demais. É como comer um pastel de presunto de Parma. Você imagina o que é isso? Você gosta de pastel de feira, né? E você gosta de presunto de Parma. Então, juntos os dois imaginam. Agora vamos provar o Erbazzone, que é aquela massa que a gente vê eles fazendo com manteiga ali, ó. Ela é bem fininha, bem fininha. Se vocês olharem, quase não tem massa aqui. É só para manter a verdura unida, vamos dizer assim. E o cheiro disso aqui tá muito bom também. Eles fazem no forno, né? Então assa isso aqui. Eu acho que a verdura deixa bem o sabor dela, dá aquele sabor de seca no forno, assim, bem gostoso. O cheiro tá muito bom também. O recheio de que, amor? A gente não tem no Brasil, né? É tipo um espinafre, mas não é um espinafre. Bastante dessa verdura. Mistura esse sabor da verdura com queijo. Minha mãe faz um pastelão de espinafre que chega perto. Mas não tem um parmegiano reggiano, então não consegue chegar nisso daqui. Mas é muito gostoso porque fica bem seco o recheio. Não é um recheio aguado, ó. Se vocês olharem, eu vou cortar aqui até. E ó como é que ele é sequinho, ó. Então forma essa pasta aqui, tem bem pouquinha massa, Ela abriu bem fininha a massa. Bem fininha. É só para fechar o negócio mesmo. Fica quase que uma folha de uma massa folhada. Com bastante manteiga que vai, né? É muito bom isso aqui. O lambrusco casa perfeitamente com isso. Aquela acidez para romper a gordura. Precisa mesmo. Então você é obrigado a tomar vinho todo almoço, viu? Isso é uma coisa muito ruim na Itália. O salaminho tá bem seco, ó. Ele já não é aquele salame molinho. Tanto é que eles já cortam ele um pouco mais fino. Não tem nada a ver com o salame do Piemonte. O salame que a gente conhece como salame italiano no Brasil é o salame daqui. Ele vai só com sal, ele seca bem, ele solta aquela camadinha de gordura. Esse vai ótimo com uma cervejinha ou com um lambrusco. Olha o tamanho dessa sobremesa. Meu Deus do céu, é metade de um bolo isso aqui. Essa cor vermelhinha aqui é dado com o Quilmes. Eu não sei nem falar direito. Um bichinho microscópico, mas é ele que faz isso, né? Então, vamos ver como é a zuppa inglesa. Bem interessante. Esse aqui é o biscoitinho. Aqui em cima é o biscoitinho, o mesmo biscoitinho que usa pra fazer o tiramisu, que é um biscoito bem esponjoso. Ele vai embebido nessa bebida, que é típica daqui, que é vermelhinha. Aqui tem um creme pasticheiro e aqui um creme de chocolate. E é tudo bem cremoso, tipo mousse, assim. Deixa eu provar o seu agora. Pêssego. Então essa é uma sobremesa que só vai ter agora, né? Na época do pêssego. Um creme de chocolate. Quase uma massa de petit gâteau, acho, né? Nossa, é bem... Ó. Fica com bastante gosto do amareto do biscoitinho. Uma delícia, muito bom. A gente vai seguir aqui comendo as nossas sobremesas. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente adorou conhecer a nona, a mãe, a filha, o genro, a família inteira. É muito legal isso aqui na Itália, né? E a comida, sensacional. Se vocês gostaram, deixa aquele like aqui pra gente. Deixa nos comentários o que vocês acharam do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.